Per imparare l'italiano si possono fare moltissime cose diverse. Oggi vi voglio parlare di quelle che, secondo me, sono le 3 cose più importanti. Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia di Lingua Franca. Se siete nuovi e amate la lingua italiana, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così da non perdervi i prossimi video. Ci sono 3 cose che, secondo la mia esperienza, sono le 3 cose più importanti da fare quando si impara una lingua. Quindi anche quando si impara l'italiano. So che probabilmente vi aspettate che si tratti di esercizi di grammatica o dello studio dei tempi verbali. Invece si parla di qualcosa che ha poco a che fare con la lingua in sé. Ecco le 3 cose più importanti da fare quando si impara l'italiano. 1. Trovare la propria motivazione. La motivazione può essere interna o esterna. Un esempio di motivazione esterna, se state studiando l'italiano a scuola, è il voto che prenderete all'esame. Non c'è niente di sbagliato con le motivazioni esterne, però non sono quelle che ci spingono di più, perché spesso non sono collegate ai nostri sogni e ai nostri desideri. Quindi il primo passo è trovare una motivazione interna per imparare l'italiano. Ce ne possono essere tantissime e molto diverse tra loro. Magari volete imparare l'italiano perché avete dei parenti in Italia. Oppure semplicemente volete essere in grado di ordinare un caffè quando verrete in vacanza in Italia. Nel video che trovate qui sopra parlo delle 7 motivazioni più comuni che ha chi vuole imparare l'italiano. Avere ben chiaro in mente quale sia la vostra motivazione vi aiuterà a non mollare e a trovare la forza per continuare a studiare l'italiano anche quando non avreste tantissima voglia di farlo. Quando avrete trovato la vostra motivazione, potrete usare un trucchetto facilissimo ma molto potente. Prendete un post-it e scriveteci sopra la vostra motivazione, rispondendo alla domanda perché voglio imparare l'italiano. Poi attaccatelo in un posto in cui lo vedrete tutti i giorni, così da non dimenticarvi mai il motivo per cui state imparando l'italiano. 2. Non essere imbarazzati dal proprio livello di italiano e non avere paura di usarlo. Sembra incredibile, ma ho conosciuto molte persone che, nonostante avessero un ottimo livello di italiano, erano imbarazzate dal proprio modo di parlare e preferivano farlo in inglese. È comprensibile che, soprattutto all'inizio del proprio percorso di studi, ci si possa sentire in imbarazzo a parlare italiano con qualcuno. Però anche solo una breve conversazione reale in italiano con qualcuno è uno strumento potentissimo che vi aiuterà a migliorare molto il vostro italiano. In uno dei prossimi video vi spiegherò perché pochi minuti di conversazione con un madrelingua siano molto più utili di ore di studio a memoria. E nel video che trovate qui in alto parlo proprio della paura di essere giudicati dai madrelingua. 3. Divertirsi. Ok, questa sembra davvero banale, eppure forse è la cosa più importante in assoluto. Come abbiamo detto nel punto 1, è molto importante avere una motivazione interna. Però se non c'è nessuno che ci obbliga a studiare dall'esterno, è molto difficile continuare a farlo regolarmente, se
lo studio è noioso e ripetitivo. Quindi è importantissimo trovare un modo per rendere lo studio dell'italiano divertente. Ovviamente continueranno a esserci dei momenti in cui bisognerà semplicemente studiare delle cose a memoria, ma provate a trasformare tutti gli altri momenti in esperienze divertenti. Per esempio, al posto di leggere del materiale didattico, che solitamente è molto noioso, provate a leggere dei libri veri in italiano, magari libri per bambini, se il vostro livello non vi permette altro. Oppure potreste decidere di guardare una serie TV che già conoscete nella sua versione doppiata in italiano. Un'altra cosa che potreste fare è verificare se esistono dei ritrovi di persone che amano la lingua italiana vicino a dove vivete voi. Nel mondo ci sono moltissimi meetup simili e incontrarsi con altre persone che stanno imparando l'italiano e provare a parlarlo tutti insieme bevendo una birra è un'esperienza che vi motiverà e vi farà venir voglia di continuare a studiarlo. Ora tocca a voi. Raccontatemi in un commento qui sotto in che modo rendete lo studio dell'italiano o di un'altra lingua divertente. E a proposito di libri in italiano, qui trovate il primo capitolo del Piccolo Principe letto in italiano e con il testo in italiano e in inglese. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!